Benvenuti a Fashion Conversations, il mio nome è Gaia Toschi e sono la direttrice di Open Art Week. Fashion Conversations è una serie di 5 incontri con 5 professionisti esperti della moda. Durante questi incontri chiediamo a loro, attraverso la loro esperienza e i loro consigli, di raccontarci un po' questa industria, di raccontarci quali sono i mestieri principali legati alla produzione di una sfilata e infine la loro prospettiva sul reale impatto della pandemia sul settore della moda. Oggi ho il grande piacere di aprire questo nuovo incontro con Massimiliano De Marianis, che ci racconterà il mestiere del buyer. Come sempre modera Duccio Bosio, coordinatore di Saint Laurent Couture Institute a Parigi. A questo punto lascio la parola ai nostri due ospiti e benvenuti. Grazie Gaia, grazie Massimiliano per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti quanti. Io comincio col fare un breve profilo, una breve descrizione del tuo profilo. Tu inizi dalla vendita praticamente, in quanto mi sembra che gestivi il reparto uomo di un negozio, di una boutique di abbigliamento, non è vero? Esattamente. Perfetto, quindi poi da questo tu sei passato a fare il buyer e fino adesso hai sempre fatto il buyer. Nella stessa catena di negozi dove lavoravi, poi sei passato per un buon periodo da Luisa Via Roma, che è un nome molto importante della moda in Italia, della distribuzione, e poi sei ritornato di nuovo nella catena di negozi dove avevi lavorato prima. Ecco, in sintesi, ci puoi dire in che cosa consiste il tuo lavoro? Allora, il lavoro del buyer in generale, diciamo che in sintesi consiste nel investire denaro per creare denaro. Il bello però è che lo si fa lavorando sulla creatività di altre persone e leggendo questa creatività di altre persone con la propria creatività e con la propria visione, diciamo, e la propria esperienza. Ho capito. Senti, le tappe salienti del tuo lavoro, praticamente tu vai a vedere una sfilata o vai a vedere, in altri casi, un campionario e da lì cominci a scegliere. Innanzitutto, con quali strumenti tu ti approcci al buying che stai facendo? Diciamo che l'approccio al buying oggi è ovviamente tu devi avere la visione chiara di quelle che sono le esigenze dei tuoi store, dei tuoi negozi, devi conoscere le analisi di vendita e i dati di vendita, ma la cosa principale è devi essere una persona curiosa, devi essere una persona che è molto soggetta agli stimoli, quindi io cerco sempre di girare fisicamente il più possibile, di vedere qualsiasi collezione, ma dalla A alla Z, qualsiasi livello, perché è un allenamento per il cervello a rispondere agli stimoli, no? Senza fossilizzarsi troppo su una tipologia, su una categoria, su un certo livello di collezioni. Quindi cerco sempre di vedere e osservare il più possibile e da lì, questo parlo a livello generale, no? E da lì poi fare le scelte collezione per collezione. Certo. Il cervello deve essere sempre allenato e svelto a raccogliere gli stimoli, a raccogliere gli input dei creativi delle collezioni e avere la visione di più cose possibili per renderti poi facile la differenziazione delle scelte all'interno dei vari brand. Quanto spazio c'è nelle scelte che fai al tuo gusto personale? Ma freddamente oggi ti potrei dire in percentuale, la realtà dei fatti oggi è un 30% forse. Ho Nel capito. senso che oggi, soprattutto quando ti approcci alle prime linee, la realtà dei fatti è che un 30% dell'ordine è già preparato da loro, Chiaro. un 30% è il tuo gusto personale e un 40% sono un po' le indicazioni che ti danno i dati di vendita, i venduti o comunque Ho capito. le cose che devi inserire. Però, insomma, è già una buona percentuale Il tuo rispetto lavoro, a, sì, a comprare per una maison.
Sì. Il tuo lavoro prevede anche che dopo una volta fatto il buying, poi tu a tua volta lo debba rivendere a quelli che lo vendono, cioè al personale di vendita delle boutique. Quindi sono previsti dei periodi in cui dove tu presenti le cose che hai comprato, il perché le hai comprate, eccetera, eccetera. Questo è previsto oppure come avviene? È una cosa che è strutturata o avviene in maniera informale? No, nella realtà dove opero oggi è una cosa strutturata. Diciamo che nei periodi di non buying, che oggi ormai sono aprile e agosto, io giro personalmente per i negozi e, diciamo, contestualizzo le scelte del mio buying al personale di vendita. Cioè, ovviamente il buying, in un multibrand soprattutto, è un'operazione di sintesi di una collezione che è molto più grande di quella che poi viene esposta all'interno del display, all'interno dello store. Quindi, e soprattutto lavorando in una realtà multibrand, io compro le collezioni cercando di non sovrapporre argomenti tra vari brand, pur mantenendo il DNA del brand. Quindi, a fine buying, quando il prodotto arriva nei negozi, io vado proprio personalmente nei negozi e spiego, contestualizzo le mie scelte, le mie sintesi delle collezioni al personale di vendita, facendo un discorso generale che riguarda tutti i brand, perché gli voglio trasmettere come io ho ragionato nel buying, perché diventa importante per loro al lato di vendita, cioè perché di questo non c'è una cosa e di quello c'è quell'altra. Li voglio insegnare, cioè il fare il buyer in un multibrand è una visione generale del mercato, no? Del Certo. buying, non è solo di un'azienda. Quindi io quando compro anche la singola azienda ho sempre in testa la mia visione di tutte le altre aziende per non sovrapporre appunto argomenti. E io questo li devo trasmettere al personale di vendita perché è fondamentale per vendere. Certo. Io compro. Certo, certo. Con questo, visto che Massimiliano parla di multibrand, di acquisto di multibrand, volevo solo spiegare per chi ci ascolta che il buyer di una maison, cioè il buyer di Dior o di Saint Laurent o di Armani, eccetera, che è all'interno della struttura, compra unicamente la collezione di Armani, di Saint Laurent o di Dior a seconda di dove lavora. Quindi quella è e quella deve comprare. Poi ci sono degli equilibri interni da rispettare, mentre Massimiliano ha anche questo che in un certo senso gli fa vedere più qual è la realtà della moda, cioè lui compra per un negozio che vende molti brand e quindi ha modo di vedere tutto quello che succede nel mondo della moda in quel momento. Ecco. Da noi si diceva che se una collezione piace al buyer dei multibrand vuol dire che la collezione è azzeccata, mentre chi fa il buyer da Dior e compra Dior, quello è, e quello deve comprare, insomma. Chiusa la parentesi. Quali sono gli elementi o l'elemento che determinano la scelta di un capo piuttosto che un altro? Allora, in realtà sono più elementi che ti portano alla scelta di un capo rispetto ad un altro. La bellezza del capo sicuramente, la novità e l'innovazione che porta a quel capo, che può essere per forma, per tessuto, dipende anche dal come si vuol far passare il messaggio che il designer ha voluto esprimere con la propria creatività all'interno del proprio store. Questo ti porta a fare una scelta che può essere orientata a delle cose più fashion piuttosto che a delle cose più classiche. E sicuramente anche banalmente anche perché magari un capo è stato best seller nelle stagioni precedenti. Quindi in realtà è la sommatoria di più elementi che ti portano a scegliere una cosa piuttosto che altra. Non ultima, anche quella di cui si parlava prima, la visione generale di tutte le collezioni ti porta poi a scegliere una cosa piuttosto che un'altra. Piuttosto che un'altra, sicuramente, sicuramente. Senti, quando tu vedi una collezione per la prima volta, no? E ti piace immediatamente tutta, no? Proprio trovi che sia perfetta, eccetera, eccetera. E quindi compri di conseguenza.
Oppure ci sono delle altre volte in cui tu vedi una collezione, sì, ti piace, però hai delle perplessità, ad esempio. Cioè, hai delle perplessità perché vedi che le cose non sono di attualità o che sono completamente sbagliate, e questo è un discorso. Ma tu hai delle perplessità magari di fronte a una cosa nuova o di fronte a una cosa che non ti aspettavi. In questo senso tu come ti regoli? Se io trovo davanti una collezione che mi arriva immediatamente, è Mh, perfetta, cioè mh, per dire, perché come è arrivata immediatamente a me, mh, mi lascia pensare che fra 6 mesi, quando arriverà in store, arriverà immediatamente anche al cliente mh, finale. Quindi se una collezione è completa, ti piace tutto e ti piace subito, vuol dire che il sì, messaggio è chiaro, il DNA è chiaro e quindi ti arriva immediatamente. sì. Se la collezione non ti arriva subito, allora ci devi pensare, la Forse ragiona alla stessa maniera, forse anche il cliente finale la ragiona alla stessa maniera, cioè, oppure devi essere bravo tu a sintetizzarla e a tirare fuori gli argomenti creando una storia che però arrivino immediatamente. Per quanto riguarda invece quando vedi un capo nuovo, una cosa che ti arriva subito, lì è la parte creativa del certo, multibrand o la tua capacità di visione nel crederci o non crederci, nel senso, sì. Io personalmente è capitato di vedere una cosa che mi arrivava subito, magari particolare, magari nuova, di averci creduto, perché tu quando vedi una cosa del genere non hai i dati di vendita delle stagioni precedenti che ti parlano, no? Quindi quella è solo la tua capacità, la tua visione che ti dice se è una cosa che può funzionare o meno. E come tutti quelli che fanno il mio lavoro è capitato di averci preso, è capitato di aver sbagliato. Il venditore che fa anche il compratore ovviamente ha una sensibilità su quello che sta vendendo oggi, lo ricompra uguale. Io esa che compro solo, vedo nei negozi, guardo, però ragiono, di 6 mesi in 6 mesi. certo, Quindi devo pensare, cioè la cosa che si è venduta bene oggi, io devo capire qual è lei evoluta fra 6 mesi. esattamente, Devo esattamente. capire qual è lei evoluta fra 6 mesi. Una battuta che faccio sempre quando nei negozi mi dicono ma ci chiedono questo, ci chiedono quello, la mia risposta è sì, te lo chiedono oggi. Dimmi cosa No, ti chiedono fra 6 mesi. esattamente, esattamente. Senti una cosa, quali sono le qualità necessarie in 3 parole per un buon buyer? Allora, sicuramente determinazione, passione e un po' di creatività. Ho capito. Senti, abbiamo già un po' accennato prima, ma forse tu lo completi meglio, per fare la differenza che c'è fra il buyer che compra per una maison e un buyer che compra per una catena di negozi o un negozio multibrand. In una maison probabilmente sei giustamente molto concentrato su quella maison E e quindi vivi in quel se non sei mondo bravo lì. tu personalmente a andare a informarti su cosa fanno le altre, potresti non avere una visione Certo, chiara e certo, globale a certo. 360 gradi di cosa sta succedendo. C'è da dire che, normalmente in grandi organizzazioni delle grandi maison esiste poi la figura del merchandiser che completa, che è quello che fa le ricerche, che è quello che fa le analisi della concorrenza, che fa gli studi, prezzi, eccetera, eccetera, che può compensare in un certo senso il lavoro del buyer, mentre questo lavoro è praticamente che fai tu in un multibrand è concentrato un po' nella stessa persona, perché automaticamente tu girando tutti vedi tutti e sai quello che succede, chiaramente, perfetto. Allora Massimiliano, il tuo lavoro fino adesso è sempre consistito, durante le settimane della moda che sono a Parigi, a Londra, a Milano, eccetera, eccetera, di prendere armi e bagagli, trasferirti sul posto, vedere tutte le collezioni, tutte le sfilate che dovevi vedere e poi andare negli showroom a fare gli ordini, che è già un lavoro bello consistente, pesante, che richiede molta energia, molta dedizione. Adesso con l'impatto del Covid, credo che questo lavoro sia notevolmente complicato e che la tua categoria sia una fra le più impattate da questo cambiamento. Guarda, l'impatto del Covid per il mio lavoro è stato veramente un disastro, come per tutti i lavori, ma
se prima la nostra vita era frenetica, adesso per assurdo è peggio ancora, Immagino. perché ormai non è, prima era frenetica ma era schedulata. Adesso è frenetica e non è schedulata perché essendo tutto digitale tutti ti rovesciano addosso tutto subito e vogliono tutto subito. Ma a parte questo, comunque il mio lavoro richiede di viaggiare, richiede di vedere, richiede di toccare. Questo penso che il mio lavoro sia l'unico lavoro che non può essere sostituito, Mh, evolverà, ma non può essere sostituito dal digitale nel futuro. ho capi Perché noi abbiamo bisogno di viaggiare, viaggiare perché ci dà stimolo ci fa vedere cosa succede nelle città, nelle strade delle città grosse, ci fa vedere, ci fa respirare quali possono essere le novità, le tendenze, come si comportano i giovani. Io devo guardare come si comportano oggi i giovani ventenni, no? Come si certo, vestono, che abitudini hanno, cosa portano. E devo andare negli showroom e devo toccarlo il cappotto, devo sapere che peso ha, devo toccare la maglia, devo vederla, devo vivere la collezione, respirarla all'interno della sua, come dire, della sua casa, no? Perché così il messaggio mi arriva, io riesco a respirare meglio quella che vuole essere l'espressione di creatività del designer, e questo io non posso farlo freddamente sì, attraverso un video. Certo, attraverso video comprando in digitale è un approccio al buying che sicuramente potrebbe essere più americano, cioè freddamente sì, no, sì, no, sì, no, questo è venduto, compro, questo non è venduto, non compro. L'aspetto, diciamo, della sensibilità sul prodotto, sulla collezione, sul designer, quello non può essere assolutamente mai sostituito dal digitale, secondo me. ho Il capito. mio Quindi lavoro evolverà, sì. ma comunque la componente del viaggiare, del toccare, di entrare nello showroom non potrà mai essere sostituita. Secondo te come cambia, se sta cambiando, il modo di comprare del cliente finale anche in seguito alla pandemia, nella Allora, tua noi realtà abbiamo visto quotidiana? sinceramente più, parlo in Italia e parlo nella nostra realtà, diciamo, Sì, abbiamo visto, come dice il mercato in tutto il mondo, una fortissima crescita dell'online, ovviamente. certo. Abbiamo visto nel momento della riapertura non questa corsa al revenge shopping come lo chiamavano, come c'è stata in Asia, ma una Mh, partenza un po' più rallentata, cioè la gente ci ha messo un po' a prendere confidenza, a rientrare nel negozio, a capire che gli ambienti erano sicuri. Non è stato così pronti via. È sì. stato un lavoro di 2, 3, 4 settimane, un mese e mezzo. Pian piano la gente ha riavuto la confidenza e la sicurezza di entrare perché ha capito che entrava in un ambiente sicuro, controllato e a norma, diciamo. Però non è stato questa risposta così Così massiccia, immediata. Sì. esattamente. E tu pensi che in un domani, anche in seguito alla pandemia o non solo, siccome questo mondo sarà un po' destinato a ridimensionarsi, nel senso che probabilmente ci saranno meno collezioni durante l'anno, probabilmente si lavorerà cioè ci sarà meno "offerta" fra virgolette e sarà anche meglio probabilmente meglio definita. In base a questo tu pensi che anche, il cliente finale, dedicherà, diciamo, forse meno tempo a vestirsi, in favore di altre cose che forse lo interessano di più o che sono diventate più importanti oppure no? Ma guarda, allora io qui e ti parlo un po' con una mia visione un po' più poetica, mi auguro che tutto questo riporti un po', diciamo, la gente, cioè riporti un po' la gente ad apprezzare, a capire ed essere più acculturata sul vestirsi. Cioè, Sì, fino ad oggi c'era questa velocità boom, 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 boom di cose, una offerta di prodotto, parlo di offerta di prodotto da 9,90 a 10 milioni, non so come dire, no? sì, sì, Troppa, troppa, la gente era bombardata, non capiva più perché una giacca costava 49 €, una giacca costava 1.900, c'è troppo. Io spero, mi auguro che ci sia, che la gente ritorni a dire, questo dobbiamo essere bravi noi con i nostri negozi, come compriamo, a rieducare la gente a una qualità del giusto, giusto. comprare, cioè compro Fondamentale. meno, ma compro meglio.
certo, La persona che gira per strada oggi ne vede da 49,90 fino a 8.000 euro sicuro, e ti dice qua mi stanno prendendo tutti in giro. certo, Cioè, certo. e non capisce più chi mi prende, per assurdo pensa che lo prende in giro quello che gliela vende a 2000. Cioè, beh, chiaro, Per cui mi auguro, questa visione un po' mia poetica, che questo porti un po' a un rallentamento a livello produttivo, parlo in generale, dal fast fashion al lusso, e porti a rieducare il cliente a una cultura del vestirsi. certo. Quindi, Senti, il cliente finale per il cliente finale che importanza ha, il discorso dell'ecocompatibilità, il discorso dei discorsi organici? È una cosa che cercano, è un argomento, può essere un argomento di vendita, può favorire può aiutare la vendita, un prodotto ecocompatibile rispetto a un altro che non lo è? oggi sì, oggi il cliente è più attento. Fatalità mi fai questa domanda, abbiamo appena aperto adesso una sezione sul nostro sito. Forse più online che offline, è un argomento che viene cercato ed è un argomento che determina la preferenza di una cosa piuttosto che di un'altra. Benissimo, benissimo. Senti, quali sono le prospettive di carriera di un buyer? Ma le prospettive di carriera di un buyer sono tante, nel senso, per come è la mia visione, no? Oggi un buon buyer con dell'esperienza potrebbe essere in grado di fare, cioè conosce talmente bene le collezioni, conosce talmente bene il cliente finale, cioè diventa un plus per assurdo anche per un'azienda, per una maison, diciamo, Sì, perché intanto ha sempre lavorato su una realtà multibrand, conosce il cliente finale, conosce le dinamiche di tutte le maison importanti del panorama fashion, quindi potenzialmente il buyer potrebbe fare il buyer, potrebbe diventare capo buyer di un gruppo retail, potrebbe fare il merchandiser in una maison. molto bene. Massimiliano, grazie per questa tua testimonianza, è Grazie a stato voi. estremamente interessante quello che ci hai detto, speriamo di rivederci in futuro. Ti Grazie a ringrazio. voi. Grazie a voi. Grazie infinite Massimiliano, grazie Duccio. Con questa ultima conversazione chiudiamo Fashion Conversations, siamo alla nostra quinto incontro e quindi vi salutiamo e vi ringraziamo tutti per averci seguito e ai prossimi incontri. Arrivederci.